opera scritta dalla Divina Sapienza per gli eletti degli ultimi tempi. 27 luglio 2011. Eletti, amici cari, vivete in me, Dio, questo tempo di riposo. Sia prezioso ogni giorno perché sappiate, che i vostri giorni sono da me tutti stabiliti. Sposa amata, in questo tempo ti ho parlato spesso del valore e del significato di un solo giorno di vita. Hai compreso bene la mia lezione? Mi dici adorato, adorato, adorato Signore, ho compreso bene che ogni giorno, che il tuo amore concede, deve essere vissuto in te, con te, per te, Dio. Un giorno, che passa più torna e se l'uomo lo utilizza male non procede nel cammino spirituale, ma recede. Dolce amore, l'uomo del terzo millennio deve ancora capire molte cose. Il mondo ancora procede sulle vie tortuose e tenebrose del male, al punto che non sono pochi, che fanno confusione tra ciò che è male e ciò che è bene. Dolce Gesù, tu hai desiderio di cambiare il corso degli eventi storici, proprio in questo tempo, con un grande progetto, unico e stupendo. Questo fatto riempie il cuore di grande gioia e mette un grande desiderio di vedere realizzato tutto il tuo stupendo piano. Dolce amore, sia ogni giorno costruttivo per il genere umano, tutti gli uomini colgano le grazie che concedi in abbondanza e la storia umana si tinga dei colori più belli, dopo tante e lunghe sofferenze. Sposa cara, come già ti ho detto il mio cuore non vuole certo il dolore, ma la gioia, non vuole la discordia, ma la pace. Non sono io, Dio, che preparo una vita di pene e di fatiche, ma è l'uomo che si ribella al mio volere e prepara per sé tutto questo. Perché questa nuova società si instauri sulla terra, proprio in questo tempo mi sono fatto guida e maestro e con me la madre. Ti sei chiesta perché in questo momento storico avvengono fatti mai accaduti prima? Mi dici ho compreso che tu, Gesù, hai un piano da realizzare subito, proprio in questo secolo, e che ardi dal desiderio di farlo. Ho compreso che vuoi chiudere il cerchio del passato di dolore ed aprire la prima fase di un mondo nuovo di pace e concordia tra i popoli. So con certezza, che i tuoi progetti sempre si avveranno, il cuore, quindi, esulta in te, Dio adorabile. Se il rinnovamento generale dovesse essere opera solo di uomo, sarei assai triste perché l'uomo, sin dagli albori della storia, ha fatto sempre gli stessi errori. Se il primo fu ribelle ai tuoi comandi, anche gli altri seguirono, senza grande miglioramento. Tu, Gesù adorato, col tuo sacrificio hai cambiato la storia umana, gli uomini, tuttavia, restano nell'ostinazione e nella ribellione. Tu, dolce amore, tu rispetti la libertà umana, ma, pur rispettandola, vuoi cambiare il corso della storia. Gesù, penso e ripenso alla terra nuova e al cielo nuovo da te promessi, penso alle parole tue dette dalla bocca di un santo amatissimo, tutta la creazione geme nelle doglie del parto ed attende di essere rinnovata. Capisco che tutto è vicino, e che la terra lascerà presto la sua veste di lutto per indossare quella della gioia più grande, quale mai c'è stata. Tu, Gesù, dolcissimo amore, tu, con la tua presenza viva e palpitante, annunci cose stupende perché l'uomo non sia nel dolore, ma nella gioia dell'attesa del grande rinnovamento. Sposa cara, chi mi apre il cuore, capisce molte cose e gioisce per esse, ma chi tiene serrato il suo cuore a me, non può vedere e gustare le mie meraviglie né lo potrà fare nel futuro prossimo e remoto. Sposa cara, sposa fedele, porta al mondo il mio messaggio, ognuno mi spalanchi le porte del cuore. Io, Gesù, entrerò nel suo essere con il Padre caro e lo Spirito d'amore, farò in lui la mia abitazione e la felicità scorrerà come un limpido fiume nell'anima. Mi dici dolce, santissimo amore, entra in ogni cuore con potenza e vivi in esso portando tutti i tuoi doni infiniti. Possa ogni uomo essere pronto ad aprire a te la sua anima per essere felice prima sulla terra e poi nel paradiso, per sempre. Concedimi, dolce Gesù, di restare adorante nel tuo cuore. Resta, piccola sposa e sii felice in me. Ti amo. Vi amo. Gesù.